Salute a tutti! Abbiamo visto nel precedente video che il maggior risultato della perquisizione che venne effettuata il 4 settembre 2001 negli uffici e nella casa di Francesco Bruno a Roma furono due dossier sul mostro di Firenze, due studi sul mostro di Firenze che erano stati commissionati al criminologo dal SISDE con il quale lui collaborava. Ecco, questi due dossier li vedremo tra poco. Prima diamo un'occhiata a un terzo dossier che sarebbe stato trovato tra le carte del SISDE di Firenze poche settimane dopo da Giuttari. Per capire qualcosa di questo dossier andiamo a leggere un articolo uscito il 1 novembre 2001 sul Corriere della Sera a firma di Fiorenza Sarzanini. Premetto che quello che si legge in questo articolo è materiale ufficiale, perché poi recentemente è emersa una nota di Giuttari del 3 dicembre 2001 e i dati sono quelli. Leggiamo comunque l'articolo perché questo articolo ci dà la possibilità di capire meglio lo stato di esaltazione che c'era in quel periodo relativamente ai temi della pista esoterica, dei servizi segreti, eccetera, eccetera. Leggiamo. Spunta un nuovo dossier. Il SISDE sapeva ma non informò i magistrati. Nell'85 1007 donna scrisse: delitti di gruppo, dietro c'è una setta. Roma, 20 giorni dopo l'ultimo delitto del mostro di Firenze, il SISDE compilò un rapporto nel quale si parlava di omicidi di gruppo, ordinati da una setta. Il dossier segreto, mai trasmesso alla magistratura, è stato trovato la scorsa settimana durante le perquisizioni ordinate dalla procura. La conferma è dunque ufficiale. Gli 007 indagarono su quegli assassini e cercarono di coprire gli autori e i mandanti. Imboccarono la pista giusta, ma decisero di non comunicare agli inquirenti i risultati delle loro indagini. Chi volevano proteggere? Perché avvalorarono l'ipotesi del killer solitario seguita all'epoca, pur sapendo che la realtà era un'altra? Ma sarà vero? 4 pagine dattiloscritte, datate 28 settembre 1985 e firmate da un agente donna che lavorava presso il centro di Firenze. Un'analisi precisa sulle modalità criminali che si conclude in maniera lapidaria. I delitti delle coppiette sono opera di più aggressori. Si tratta di delitti collettivi, forse di un tipo particolare di comunità religiosa segreta, una setta che attua una specie di magia nera, che attraverso propri giuramenti e codici inneggia al proprio Dio, compiendo così sacrifici con macabri e immondi riti, allo scopo di potenziare lo spirito umano, mirando preminentemente al sesso femminile. Allora, la Sarzanini fa rilevare come si fosse giunti al serial killer multiplo con i compagni di merende con un ritardo di ben 10 anni rispetto a questa situazione che era stata già descritta da questo 007 donna. Ma allora, continuiamo a leggere per capire come questa donna fosse riuscita a giungere alle sue conclusioni. Conclusioni, scrive la Sarzanini, precise e dettagliate, che non possono essere frutto di semplici supposizioni. Sono 4 gli elementi che dimostrano la presenza di più assassini e soprattutto l'esistenza di una setta che le guidava. Il primo riguarda i segni di forma semicircolare profondi 1 centimetro, che dimostrano il tentativo di voler rappresentare disegni e figure divinatorie celebrando sui corpi straziati riti di dubbia e difficile interpretazione. Ma francamente questi segni di forma semicircolare profondi 1 centimetro, io non ne so niente, non mi pare che sui corpi delle vittime del mostro fossero stati trovati questi segni. Forse l'unico tipo di segno simile potrebbero essere le punzecchiature sul corpo della Pettini nel 74, tutte quelle delle 90 punzecchiature, ma non erano questi segni semicircolari di 1 centimetro di profondità. Determinante anche la mancata sottrazione di valori dalle borsette delle donne barbaramente mutilate, che accentua il carattere prettamente spirituale degli incontri organizzati dalla setta.
Cioè il fatto che il mostro non avesse portato via nulla alle sue vittime viene interpretato come un segno di spiritualità dei delitti e appunto il loro inquadramento in questo esoterismo e così via. E però mi domando, nel caso in cui il mostro avesse portato via qualcosa, si poteva anche dire che questo qualcosa poteva servire come feticcio nelle cerimonie esoteriche, insomma, cioè si possono dire tante cose, no? Adattando la realtà a quello che è il proprio pensiero. Terzo punto, i luoghi prescelti per i delitti, la maggior parte dei quali iniziano con una S, starebbero a indicare nomi di santi e non di sante ed evidenziano un chiaro riferimento alla religione. Tra i posti citati nel documento c'è Sant'Andrea in Percussina, dove furono uccisi Nadim Moriot e Jean Kravechvili, però i due furono uccisi a Scopeti, e non a Sant'Andrea in Percussina, che è un po' lontano, e San Piero Assieve, paese dove fu imbucata la lettera con un lembo di seno. Cioè mi sembra un po' poco come nomi di santi nei luoghi in cui avvennero gli omicidi, praticamente nessuno, perché Sant'Andrea in Percussina non fu un luogo di delitto e San Piero Assieve non fu un luogo di delitto, vi si imbucò solo la lettera. Cioè, insomma, quando si vogliono far tornare i conti si fa presto. Al movente esoterico porta anche la scelta dei momenti in cui agire, e cioè le notti di novilunio e dei giorni prefestivi e festivi. Allora, questa storia delle notti di novilunio è un mantra che continua imperterrito da anni, ma in realtà le notti di novilunio vere e proprie non ce ne furono. Ci furono delle notti quasi di novilunio, ma anche delle notti non di novilunio. Vediamo qui questa tabella tratta dal mitico blog Calibro 22, purtroppo adesso fermo da anni, e come si vede prima a Scandicci e poi a Calenzano non era lo novilunio, cioè la luna aveva un bello spicchio e a Scopeti ancora di più, per cui almeno 3 di questi delitti avvennero assolutamente fuori dal novilunio. Gli altri la falce era piccolina, ma comunque c'era. E poi vediamo il discorso dei giorni, dice giorni prefestivi e festivi, ma io non so se i giorni prefestivi e festivi abbiano o no un significato esoterico, io questo non lo so. So però che ci furono molti giorni che non furono né prefestivi né festivi. A Calenzano era giovedì, a Giogoli era venerdì. Se poi ci mettiamo anche Scopeti, in cui il delitto molto probabilmente avvenne di venerdì, questo secondo il mio parere, insomma. Però insomma già Calenzano e Giogoli sono fuori. Poi mettiamoci anche Signa, perché tra l'altro per molti, anche per Bruno, è possibile che il delitto di Signa fosse un delitto anche lui del mostro, e Signa era di mercoledì. I giorni in cui vengono consumate le nefande e scellerate imprese di sangue sarebbero premeditati. Soprattutto gli ultimi delitti sembrano infatti reiterare il numero 9, forse ritenuto un simbolo fallico. 19,682 Baccaiano, il 19 c'è un 9. 9,983 Giogoli, 29,784 Vicchio, 8,985 Scopeti. Vabbè, allora diciamo che alcuni 9 sono nel mese e il mese di settembre è un mese di quelli nel quale avvennero dei delitti, insomma. Per il resto, ma non lo so, giudicate voi quanto sia vero che il 9 è così frequente. Ma adesso abbandoniamo l'articolo della Sarzanini e andiamo sulla nota di Giuttari del 3 dicembre 2001 a scoprire chi era questa 007. Per tanto tempo si era creduto che fosse la moglie di Bruno, Simonetta Costanzo, ma da questa nota si scopre che non è così. Si chiamava la 007 Lucchesi Teresa, ecco, Giuttari la cita con il cognome più nome, Lucchesi Teresa.
sentita in data 16 novembre 2001 in relazione al citato elaborato, dichiarava di averlo redatto sulla base di articoli di stampa che parlavano della vicenda. Cioè nemmeno su materiale fornito dagli inquirenti, verbali, queste cose qua, ma su articoli di stampa. Ecco forse spiegato il motivo di questi segni semicircolari di 1 centimetro di profondità, magari li aveva trovati su qualche articolo di stampa. La stessa, che riferiva di essere in possesso del diploma di istituto tecnico commerciale, cioè non era nemmeno una esperta di esoterismo, ma era una commercialista, precisava di aver avanzato l'ipotesi della setta satanica e quindi della magia nera, supponendo che le parti del corpo umano delle vittime asportate potessero essere utilizzate come alchimie esoteriche. E vabbè, allora, cosa si può dire di questo dossier in cui si parlava di magia nera? Sì, va bene, diciamo che la signora Lucchesi è stata ha precorso le ipotesi della magia nera, ma in base a che cosa? In base al nulla. Io ricordo che di satanismo, magia nera, si parlò anche in una trasmissione di Canale 5 che poi dette origine a un libro, mi sembra dell'86-87, dove arrivò un tizio che raccontò qualcosa di questa ipotesi che dietro ai delitti del mostro ci fossero delle sette. Va bene, ma adesso andiamo al tema più importante, che è quello dei dossier di Francesco Bruno. Allora, così aveva raccontato Francesco Bruno a Giuttari il 6 settembre 2001, quando era venuto a Firenze per essere interrogato. Questo lo si legge nella nota di Giuttari del 3 dicembre. Nel 1985 l'allora direttore Vincenzo Parisi, subito dopo l'ultimo delitto, mi incaricò personalmente di svolgere uno studio teorico per capire più che altro il significato di quegli omicidi e il profilo dell'eventuale responsabile. Feci quindi uno studio esclusivamente sulle carte che mi furono consegnate. Questa volta, se non altro, lavorò sulla documentazione che gli fu consegnata. Si trattava dei verbali di sopralluogo corredati dalle relative fotografie e della perizia dei fazzi. Fu così che redassi un primo rapporto, consegnandolo personalmente al direttore del servizio, che ne rimase molto affascinato. Successivamente non seppi più nulla di quel lavoro, né avrei dovuto sapere alcunché. In pratica il compito richiesto mi si era esaurito. Devo far presente che, conoscendo il funzionamento di quel servizio, non posso escludere che anche qualcun altro si sia interessato della stessa vicenda. Però gli studi sequestrati erano 2, fece presente Giuttari a Bruno, e così Bruno rispose: preciso che la copia che materialmente consegnai al dottor Parisi è quella che sulla copertina reca la dicitura a penna Francesco Bruno 1985, mentre l'altra copia, intestata sempre appunto per il signor direttore, era uno studio preliminare. Dunque Bruno scrisse un primo identikit del mostro, che però gli rimase nel cassetto, non lo consegnò al SISDE. Ecco spiegato il motivo per cui questo almeno non arrivò poi nelle mani degli inquirenti. E tra i 2 era quello che più interessava a Giuttari, perché era proprio quello dove si parlava di magia nera. Continua la nota, sempre il discorso di Bruno. Mi viene fatto presente che nella prima copia, tra l'altro, evidenzio il significato religioso dei delitti e offro nella conclusione uno spunto investigativo su una casa di cura per anziani non autosufficienti nella zona sud-est di Firenze, sulla base di alcune mie deduzioni su basi di fatto e logiche. Mentre nella seconda copia, quella preliminare, qui si dice prima copia, seconda copia, ma in realtà temporalmente la seconda copia viene prima della prima copia, è il preliminare. Nella seconda copia, quella preliminare, concludo formulando 3 ipotesi, tra cui la prima riguarda la eventuale riconducibilità dei delitti a riti satanici o di magia nera, che è proprio l'argomento che interessava a Giuttari. Purtroppo di questo dossier preliminare si sa poco, non è mai emerso, e si sa quello che si sa quello che poi si legge nel libro Il mostro di Giuttari, che è questo. Secondo il mostro, in questo dossier si sarebbe parlato di delitti rituali compiuti in omaggio a qualche culto satanico, di cui l'assassino è un seguace, o a qualche pratica di stregoneria e magia nera attuata dall'assassino.
Ma insomma, questo dossier preliminare di Bruno, che non giunse mai nelle mani neppure del SISDE, non solo degli investigatori, ma neppure del SISDE, vabbè, insomma, era uno studio preliminare che poi venne superato dallo studio effettivo che invece poi Bruno consegnò al SISDE. E di questo andiamo a parlare adesso. In realtà questo studio non è mai emerso come tale. Però il suo contenuto, in linea di massima, è noto perché fa parte di uno studio che Bruno effettuò per conto della difesa Pacciani nel 1994, che integrò quel suo studio di 10 anni prima, di 9 anni prima, fatto per il SISDE. Ecco, ne vediamo qui la copertina. Questo documento è emerso già da tanti anni. Eccolo qua. Questa è la copertina, datato 5 luglio 1994. Come si vede, i capitoli 7, eccetera, eccetera, fino all'8 sono riservati e non possono essere né divulgati né pubblicati. Probabilmente sono proprio i capitoli che riguardano il dossier del SISDE. E in effetti all'interno c'è una frase che suona così: da ormai 18 anni egli ha ucciso 16 persone. Quindi, quando Bruno scrisse questa frase era l'86, da 18 anni, nell'86 meno 18 fa 68, per cui dal 68 erano trascorsi 18 anni, per cui siamo nell'86. Nel 94 gli anni sarebbero stati 26, per cui diciamo che siamo sicuri che in questo dossier del 94 c'è anche quello dell'85. Poi, a dire il vero, il succo di questo dossier c'è anche in un libro. Il libro è questo, Analisi di un mostro. È un libro che venne pubblicato nel 96, il che vuol dire che quando Giuttari andò a cercare questo dossier esisteva già da 5 anni un libro che praticamente lo conteneva. Questo è un libro che vale poco, ma che invece viene venduto a prezzo altissimo su eBay, 100 euro, 150 euro. Io non mi ricordo quanto lo pagai quando l'ho comprato, ma è nuovissimo questo, chissà quanto vale quando lo venderò, se lo venderò mai. Comunque, prima di partire con l'esame del documento, godiamoci questa scena gustosissima da Porta a Porta del 26 settembre 2001. Dove Gabriella Carlizzi ha in mano proprio questo documento. Io ho il documento qui con me. Signora, scusi, ma lei che lavoro fa? Io, la scrittrice. E come fa ad avere tutti questi documenti Questo riservati? documento mi è stato inviato via fax, questo è l'originale, si legge il fax e il nominativo, dall'avvocato Fioravanti. Quindi uno degli avvocati di Pacciani. Quindi l'avvocato Fioravanti era in possesso di questo documento, di cui però non fu consentito al dottor Canessa, allora pubblico ministero del processo, di prendere visione dei capitoli denominati E chi non gliel'avrebbe riservati. consentito, scusi? Questo io non lo so perché all'epoca... Avvocato Fioravanti? C'è il suo fax. Sì, io ho mandato, ma l'affermazione che questo documento non era conosciuto dal dottor Canessa, pubblico ministero, Non si sente. era conosciuto. No, ora se mi consente, dottor Vespa. Prego. Cominciamo a vedere due elementi fondamentali che consentono a Bruno di descrivere quello che lui ritiene sia la figura dell'assassino, del mostro di Firenze. Cioè Bruno ritiene che questa persona avesse, diciamo, due facce, due aspetti importanti della sua persona: un alto livello culturale e un grande fanatismo religioso. Questi due elementi portano poi Bruno a interpretare certe azioni che vennero registrate dalla cronaca come azioni del mostro fatte con certi scopi, con certi obiettivi. Allora, vediamo cosa scrive Bruno all'inizio del documento. L'assassino si configura come una persona al di sopra di ogni sospetto, quasi certamente dall'intelligenza elevata,
di buon livello culturale, socialmente integrato ed oggetto di stima, se non di ammirazione per la sua condotta di vita integerrima e morigerata, animata fanaticamente da un ideale di probabile natura religiosa. Per cui istruito e iperreligioso sono le due caratteristiche fondamentali. Ma allora, sul fatto che il mostro di Firenze fosse una persona colta, una persona istruita, non si capisce bene Bruno da dove lo avesse desunto, perché non esistono documenti, telefonate certe attribuibili a lui attraverso le quali si potrebbe arguire il suo livello così culturale. C'è soltanto la lettera con il lembo di seno, quella spedita dopo il delitto degli Scopeti, che non contiene nessun testo. L'unico elemento che noi possiamo esaminare per capire il livello culturale del mostro di Firenze è quello, non ce ne sono altri. E francamente da quel documento il livello culturale che si va ad arguire non è certamente alto, ma è molto molto basso. Ecco, questa è l'immagine della lettera così come è sempre circolata in rete fino a un po' di tempo fa. Poi questa lettera è stata oggetto di analisi approfondite negli ultimi tempi dopo la scoperta della rivista Gente, dalla quale erano stati tratti tutti i ritagli, tutte le lettere ritagliate. Più che altro è stata esaminata dalla dottoressa Vecchione, Valeria Vecchione, che aveva la ricercatrice che ha scoperto questa rivista. E abbiamo adesso questa immagine un po' migliorata. Questa, diciamo, si ritrova nei video di Valeria Vecchione, da qui si legge molto meglio. Sappiamo che dentro la lettera non c'era nessun testo scritto, l'unico testo scritto era l'indirizzo fatto con ritagli di giornale, eccolo qui. Ma allora già cominciamo a dire che questa lettera, che era una lettera chiaramente di sfida agli inquirenti, comincia già a essere un po' strano il fatto che non contenesse nessun testo di rivendicazione. Possibile? Cioè il mostro scrive una lettera, manda una lettera a un inquirente con dentro un frammento di seno e non gli scrive qualcosa dentro. Dice guarda cosa ti ho mandato. Insomma, io non so cosa avrebbe potuto scrivere, ma insomma una frase di sfida. No, niente. E questo comincia già a far pensare, ma magari non è che questo qua faceva un po' di fatica a scrivere. Poi, allora, liquidiamo subito quello che è l'elemento fondamentale che ha fatto dire a molti che il mostro era un personaggio poco scolarizzato, la B mancante in Repubblica. Però c'è da dire che questa B mancante in Repubblica è stata interpretata anche in altri modi, cioè come un depistaggio, cioè il mostro che voleva far credere di essere ignorante, oppure un personaggio di origini straniere. Ci sono molte lingue nelle quali Repubblica si dice Repubblica, con una B sola, Republic, cose del genere, e appunto poteva essere magari un personaggio di origini straniere. Per cui per il momento lasciamo perdere il discorso della B di Repubblica, ma vediamo tutto il resto, perché ci sono molti altri indizi che ci fanno pensare a un mostro molto poco scolarizzato. Partiamo dai ritagli di giornale. Perché usare dei ritagli di giornale? Avrebbe potuto usare un normografo, semplicissimo, uno strumento che si compra in cartoleria e con il quale avrebbe ottenuto un risultato assai migliore e in modo molto più veloce. Tra l'altro sappiamo che queste lettere ritagliate furono ritagliate con un taglierino o con un coltello, insomma, non con le forbici. Questo poi è un discorso che ci porterebbe lontano, ci porterebbe verso un mostro che molto probabilmente era mancino, per il discorso delle forbici, però non è questa la sede per fare questo discorso. Utilizzò un taglierino e probabilmente proprio per questo scelse lettere grandi, perché lettere più piccole avrebbe fatto più fatica a ritagliarle con un taglierino. Però poi le lettere grandi gli procurarono dei problemi, perché quelle lettere enormi non ci stavano bene, e poi fu il motivo per il quale Repubblica fu costretto ad andare a capo, e questo lo vedremo tra poco. Ripeto, avrebbe potuto comprare in cartoleria un normografo e utilizzare quello. Cosa viene da pensare a questo punto? Che il mostro, che probabilmente,
considerando quella che poteva essere la sua età, aveva fatto le scuole elementari negli anni 40, probabilmente lui del normografo non sapeva nemmeno cosa fosse, cioè in quei tempi a scuola non si usava e magari non sapeva nemmeno che esisteva, e per cui quando si trattò di scrivere questo indirizzo non a mano, magari perché aveva paura che potessero qualche esame grafologico, oppure semplicemente perché faceva fatica a scrivere, io penso che potesse essere anche questa seconda ipotesi. In ogni caso, quando si trattò di decidere che metodo usare, lui il normografo evidentemente non lo prese in considerazione, se no gli sarebbe convenuto enormemente. Ma adesso andiamo poi al contenuto dell'indirizzo, cioè alle scritte, e cominciamo con il dot. E allora lui comincia a scrivere un dot in alto a sinistra, un dot assolutamente inutile. Cioè quel dot nell'indirizzo di una lettera è un appellativo che non serve. Ce l'ha voluto mettere, per quale motivo? Perché non sapevi bene così, qual è l'uso, cosa si fa normalmente? Allora metti la forma femminile, visto che lo scrivi a una donna. Forma femminile che non è dot è la forma maschile, la forma femminile sono diverse, dot SA, dot SSA, DR SSA, io ho trovato queste, magari ce ne sono anche altre, no? Però insomma il fatto di aver usato, prima di tutto di avercelo messo quel dot inutile, e poi di aver usato la forma maschile non è certo un indizio di un mostro molto pratico della penna. Ma adesso andiamo alla seconda riga della Monica Silvia, e qui c'è il destinatario e c'è il cognome prima del nome. Ma il cognome prima del nome, in un caso del genere non si dovrebbe scrivere, si dovrebbe scrivere nome e poi cognome. Cioè il cognome prima del nome sono rari i casi in cui si usa nei documenti ufficiali, che ne so, negli elenchi, si usa pochissimo. Chi lo usa, generalmente, io adesso non so quanti di voi useranno scrivere prima il cognome e poi il nome, però l'idea che uno si fa vedendo prima il cognome e poi il nome è quello di una persona scolasticamente un po' indietro, insomma un po' ignorante, come probabilmente era il mostro. La terza riga è la più disastrata. Ecco, nella terza riga ci avrebbe dovuto essere scritto Procura della Repubblica. E qui c'è la B mancante, ma non è soltanto la B mancante. Allora, prima di tutto, volendo essere precisi, come sembra che il mostro avesse voluto essere mettendo quel dot, avrebbe dovuto scrivere, se avesse usato dei caratteri diciamo meno giganteschi, presso la Procura della Repubblica, presso Procura della Repubblica, oppure CO, care of, dall'inglese. Sarebbe stato la forma più corretta. Comunque va bene, diciamo che non era indispensabile. Ma la lunghezza di questa Procura della Repubblica era eccessiva, con quelle lettere gigantesche, per la riga della lettera. Ma allora, perché prima di appiccicare le lettere e accorgerti solo in fondo che non ci stava la parola, non avevi fatto delle prove? Avendo fatto delle prove con delle lettere, con i ritagli non appiccicati, e una volta che uno si sarebbe accorto del fatto che non ci stava la scritta, avrebbe potuto prendere dei provvedimenti. Il più semplice sarebbe stato quello di eliminare il della, cioè il della non è indispensabile, Procura Repubblica, il postino avrebbe capito lo stesso, oppure un D puntato, oppure un della più piccolo. Io sono andato a guardare nella rivista Gente che la dottoressa Vecchione ha trovato, e vediamo qui un bel della molto più piccolo che avrebbe potuto sostituire questo della grandissimo, e Repubblica ci sarebbe entrata. Ma allora questo fatto, il fatto che il mostro si fosse trovato con Repubblica che non ci stava, lasciamo perdere la B che è mancante, io penso che avesse provocato gravi tormenti al mostro, quel fatto, e che non sapeva come cavarsela. Cioè lui si trovò con Repubblica e dice: ora? Io penso che andò così. E lui ci pensò a lungo su come andare avanti.
Ci pensò a lungo e credo che rimise mano alla lettera dopo tanto tempo, dopo vari giorni, magari anche di più. Dico questo perché lo si deduce dal fatto che quando riprese con la riga sotto usò delle lettere che non erano nella pagina che aveva appena usato per scrivere la I di Repubblica. Se noi guardiamo, grazie al lavoro della Vecchione, la I di Repubblica era tratta dalla pagina 57, la vediamo qui. La stessa pagina dalla quale il mostro aveva tratto una U e una R. Il CA successivo lo trovava tranquillamente in questa pagina. Lo si vede qui con le frecce verdi. La C di Che e la A di Amato. Allora, Valeria Vecchione fa un ragionamento tutto così raffinato sul fatto che il mostro avrebbe cambiato pagina perché gli interessava quello che c'era dietro le lettere e avrebbe scelto quest'altra pagina qua. Vediamo. Sarebbe andato a scegliere quest'altra pagina, prendendo la C da finisce e la A da mai. Sì, allora è possibile tutto, no? Ma si sa che poi le soluzioni più semplici sono in genere quelle vere. Io penso che le cose andarono così. Cioè il mostro si trovò Repubblica e non sapeva come andare avanti. Ci pensò a lungo, magari chiese a qualcuno, intanto la rivista la mise via. Una rivista che a quel punto era già un po' disastrata. Io credo che per tagliare qualche lettera avrà sicuramente strappato qualche pagina. Poi queste pagine dove le ha messe? Magari poi nel periodo in cui lui doveva decidere cosa fare con questa Repubblica, con questa divisione, e lasciò la carta lì, magari la utilizzò anche, magari la usò, era inverno, forse era inverno, probabilmente era inverno, perché la rivista è di dicembre mi sembra, e la usò magari per accendere la stufa a legna che poteva avere, o per altri usi, io adesso non so. Però insomma può darsi che quando poi riprese in mano questo materiale, magari le pagine che lui aveva usato non ce l'aveva più, o comunque una persona, come dimostrò di essere, sprecisa, non è che si preoccupò troppo di riprendere in mano l'ultima pagina che aveva usato, prese la prima che era lì, quest'altra con il C e la A che erano di un altro formato e utilizzò quelle. Io penso che le cose siano andate così, piuttosto che andare a vedere cosa c'era scritto dietro per interpretare dei messaggi criptici lanciati dal mostro. Comunque, adesso, a parte la scelta della pagina, ma c'è anche da dire un'altra cosa, cioè questa scelta di mettere il trattino prima di andare a capo, è questa scelta che io credo fosse costato al mostro giorni e giorni di pensamenti, è una scelta che denota, secondo me, un bassissimo livello scolastico. Cioè è un trattino che era inutile, un trattino in quel contesto è inutile, cioè Repubblica a capo si capiva lo stesso, è un trattino che sa tanto di reminiscenze scolastiche quando se te lo dimenticavi la maestra ti metteva, oppure se lo mettevi nel posto sbagliato, non dividendo bene la parola, la maestra ti metteva la penna blu, ti scriveva, ti segnava l'errore con la penna blu. Ecco, io penso che il mostro avesse esitato a scegliere una soluzione per andare a capo e poi avesse messo questo trattino proprio perché nella sua mente operava questo ricordo di tempi lontani in cui la maestra gli metteva dei segni con la penna blu. Questa è la mia ipotesi, mi sembra un'ipotesi abbastanza plausibile. Andiamo avanti. Allora, per essere sicuro, a questo punto il mostro avrebbe dovuto mettere l'indirizzo, cioè Piazza San Firenze 5. È un indirizzo che con queste lettere gigantesche non gli ci stava, questo è evidente, però insomma, questo dimostra che la scelta di utilizzare queste lettere gigantesche portò anche delle conseguenze. Infine, l'ultimo dettaglio che denota, secondo me, l'ignoranza del mostro è quello del codice di avviamento postale. Cioè, il codice di avviamento postale 50-100 è un codice generico di Firenze che al limite si potrebbe mettere se la lettera fosse spedita, che ne so, da Roma,
o dall'estero, insomma da luoghi lontani, ma una lettera spedita da 10 km, 15 km rispetto a Firenze, questo codice di avviamento postale generica a che serviva? A nulla, semmai avrebbe potuto utilizzare il codice di avviamento postale della zona. Si sa che una grande città viene divisa in zone, ogni zona ha il suo codice postale, che è quello di Piazza San Firenze, era 50122. Avrebbe potuto utilizzare quello e invece no. Io non mi sembra che questo sia un comportamento da persona di livello culturale molto elevato. Addirittura in certe circostanze Bruno lo disse che secondo lui era un nobile, poteva essere un nobile. Va bene, allora a livello culturale abbiamo visto che l'unico elemento che ce lo possa far ipotizzare è questa lettera di Scopeti e ce lo fa ipotizzare come un ignorante, un vero ignorante. La religiosità, ecco, da cosa aveva desunto Bruno che il mostro sarebbe stato soggetto a questo fanatismo religioso? Leggiamo. L'assassino presenta una forma di attrazione e ripugnanza per il corpo della donna che evidentemente giudica sorgente di peccato e ricettacolo del demonio. Egli pertanto mutila la donna degli organi che maggiormente sono oggetto di desiderio da parte dell'uomo. Ecco però, attenzione, mutila la donna degli organi che maggiormente sono oggetto di desiderio da parte dell'uomo. E qui c'è però l'incongruenza sul seno. Allora, sul seno, io questo l'ho già fatto rilevare volendo vedere la mutilazione del seno come un tentativo di portarsi a casa un oggetto sessuale sul quale poi fare così, eccitarsi in altro modo. Però uno solo, perché uno solo? Ma anche in questo caso, nel caso in cui questa mutilazione si voglia vedere come la distruzione di un simbolo sessuale, è perché uno solo e non due? Questo francamente non si capisce. Andiamo avanti. L'assassino coglie le coppie nell'atto dei preliminari amorosi. L'omicidio acquista una valenza di punizione e allo stesso tempo di martirio liberatorio. Attraverso la mortificazione delle carni, egli dona alle sue vittime sventurate la vita eterna e la santificazione. Addirittura, l'assassino si presenta come il flagello del peccato e dei peccatori. Egli infatti ha ottenuto lo scopo di ridurre grandemente i convegni amorosi delle coppiette che evidentemente lo disturbano fortemente nelle sue convenzioni paranoicali. Ma allora ci sono anche oggi appassionati che privilegiano questa motivazione dei delitti del mostro, cioè punire il peccato e così via. Ma io vi domando, se voleva punire il peccato sessuale e andava a uccidere delle giovani coppie che magari l'anno dopo si sarebbero sposate, sì, oddio, volendo andare proprio a essere fiscali, il fatto che facessero l'amore prima del matrimonio rappresentava un peccato, sì, però c'erano in giro, per esempio, il prostitute e i loro clienti che nelle zone giuste si appartavano in macchina e se volevi punire il peccato andavi a uccidere loro, non andavi a uccidere queste coppie di poveri ragazzi che dopo un anno si sarebbero sposati. Cioè mi sembra evidente. Poi il discorso, sì, il fatto che il mostro intervenisse durante i preliminari come a impedire l'atto amoroso, no? Anche questo si è detto. Ma allora, prima di tutto a Baccaiano non era intervenuto ai preliminari, ma era intervenuto alla fine del rapporto. Ma c'era qualcosa che caratterizzava sia la situazione di Baccaiano sia le altre situazioni, che era quello della luce accesa, cioè il mostro interveniva quando c'era la luce accesa. Cioè io credo che fossero stati molti gli agguati a cui lui aveva rinunciato perché la luce dentro non era accesa. La luce accesa dentro è un grande aiuto per chi deve sparare da fuori, a meno che anche una torcia si riesce bene a illuminare l'interno, poi si mettono in allarme le persone dentro. Cioè, per lui era molto d'aiuto il fatto che la luce interna fosse accesa, era quello che gli interessava, non il fatto che erano i preliminari amorosi e lui spara per interrompere l'atto. Baccaiano lo dimostra.
proseguiamo con il discorso di Bruno. L'assassino agisce con calma e padronanza, senza tradire la minima eccitazione sessuale, e questo è vero. Egli si scompone soltanto quando qualcosa tende a sfuggire al suo controllo, e allora interviene a ripristinare l'ordine sconvolto e il suo dominio di onnipotenza, indulgendo ad atti simbolici che hanno proprio tali significati. Vediamo quali sono questi atti simbolici che hanno significato di onnipotenza. Spara sui fari dell'auto. Ma allora, sui fari dell'auto a Baccaiano sparò semplicemente perché aveva paura che passando qualche macchina si fosse fermata perché aveva visto i fari accesi. Non ci vedo nessuna dimostrazione di delirio di onnipotenza. Pugnala 100 volte la ragazza ancora in vita, e qui si riferisce al delitto del 74, alle 90 punzecchiature sul corpo di Stefania Pettini. Ma lì la ragazza prima di tutto non era viva, era morta. Ma poi se ci fosse stato un delirio religioso lì, così, io penso che i danni al corpo sarebbero stati ben maggiori che quelle piccole punzecchiature, che infatti sono più plausibilmente interpretabili come un'esplorazione di un corpo che probabilmente l'assassino non aveva mai visto, non era stato mai a contatto. È una cosa che aveva anche così ipotizzato De Fazio, tra l'altro, e che mi trova completamente d'accordo. Lancia lontano le chiavi. Qui, sempre a Baccaiano, ci sono queste chiavi che vengono trovate nel campo dietro l'auto, ma allora che fossero state lanciate è opinabile. A mio parere l'assassino si trovava nascosto nei pressi di quelle chiavi e quando arrivò il momento di andarsene, che poi passò prima a uccidere il ragazzo, le buttò lì. Ce l'aveva in mano, non le poteva utilizzare più e le buttò lì. Io non ci vedo nessun gesto di onnipotenza, dominio di onnipotenza. Qui probabilmente Bruno lo tira fuori dalla perizia De Fazio che fa questa ipotesi. Ispeziona e sconvolge l'ordine degli oggetti, ma a dire il vero l'unica macchina che l'assassino aveva frugato, aveva manipolato era quella del 74. Quando evidentemente cercò la borsetta di Stefania, che io credo fosse stata riposta sotto il sedile del passeggero con lo schienale giù e non si vedeva. Io credo che lui la cercò per tutta la macchina e poi alla fine poi la trovò, ma intanto aveva buttato fuori tanta roba, aveva sconvolto un po' l'interno. Le macchine successive non fece niente di tutto questo, le lasciò stare. Ma arriviamo a delle indicazioni dirette del fanatismo religioso. Leggiamo ancora Bruno. Il primo, sono 3 queste indicazioni dirette. La scelta delle date. Il secondo delitto, importante nella dinamica psicopatologica, è quello del 74, è stato compiuto il giorno dell'esaltazione della Santa Croce. Cioè come se questo giorno, il giorno di esaltazione della Santa Croce, avesse avuto un significato particolare. Allora, teniamo presente che nel 74 era sabato e il sabato era il giorno che la coppia aveva deciso di utilizzare per uscire. Era una coppia un po' in crisi, c'erano stati dei flirt nell'estate, i due si vedevano soltanto il sabato. Allora, quel sabato era il 14, giorno di, dice Bruno, esaltazione della Santa Croce, ma se quell'anno lì, il 14, fosse stato di venerdì e loro fossero usciti il 15, sarebbe stato Santa Maria Addolorata. Io sono convinto che per Bruno sarebbe andata bene lo stesso, cioè avrebbe detto il secondo delitto è avvenuto nel giorno di Santa Maria Addolorata. Il terzo, qui veniamo al terzo, cioè Scandicci, è compiuto il giorno della trasfigurazione di nostro Signore, Sacro Cuore di Gesù. E qui Bruno si sbaglia, perché la trasfigurazione non è il 6 giugno, giorno del delitto di Scandicci, ma è il 6 agosto. Il 6 giugno è San Norberto. Io non so se San Norberto ha abbastanza dignità da rappresentare un simbolo religioso, non lo so. Poi andiamo avanti, il settimo, Vicchio, è compiuto il giorno di Santa Marta Vergine.
dice Bruno. Ma allora se si va a guardare il 29 luglio, non è Santa Marta Vergine, è Santa Marta di Betania. Santa Marta di Betania. Santa Marta Vergine è Santa Marta di Persia, che si festeggia il 19 aprile. Invece Santa Marta del 29 luglio è Santa Marta di Betania. Questa Santa Marta qua era la sorella di Lazzaro, sono andati a cercarlo, un personaggio nominato nei Vangeli, era la sorella di Lazzaro, quello che poi sarebbe stato resuscitato da Gesù. Gesù si fermava a casa di questa famiglia quando andava a predicare in quella zona. E questa, invece di ascoltare la predicazione, come facevano il fratello e la moglie del fratello, era lì in casa che faceva le faccende. E poi io non so com'è che si è riscattata, che è diventata santa, però niente dice che fosse vergine. Io non so, non credo che i Vangeli dicano che lei era vergine, chissà cosa aveva fatto, non so, forse non era sposata, ma in ogni caso non era Santa Marta Vergine che intende Bruno. Andiamo avanti. L'8° c'è Scopeti, il giorno della Natività di Maria Vergine. Allora sì, la domenica era il giorno della Natività di Maria Vergine, ma che il delitto fosse avvenuto di domenica è molto molto improbabile. Comunque andiamo a vedere gli altri delitti. Il 22 ottobre a Calenzano era San Donato. Io non so se San Donato aveva un significato religioso. Il 19 giugno a Baccaiano era San Romualdo. E qui Bruno se la cava, non nel dossier ma nel libro, ma in questo libro, dicendo che quel giorno c'era a Cerbaia la festa della Madonna. Cioè è facile, no? Alla fine far tornare i conti. Il 9 settembre, Giogoli, era San Sergio. Se ci vogliamo mettere anche Signa, il 21 agosto era San Pio X, che è un papa di inizio Novecento. Va bene, allora io credo che questa concomitanza di date dal significato religioso con i delitti sia un far quadrare dei conti in modo troppo artificioso, non ha senso. Vediamo la seconda indicazione di fanatismo religioso. Il tralcio di vite posto fra le gambe della Pettini nel secondo delitto sembra richiamare quanto esposto nel Vangelo di Giovanni 15:1-5. Gesù disse ancora: io sono la vera vite, il Padre mio è il contadino. Ogni ramo che è in me e non dà frutto egli lo taglia e getta via, e i rami che danno frutto li libera da tutto ciò che impedisce frutti più abbondanti. Io sono la vite, voi siete i tralci. Se uno non rimane unito a me è gettato via come tralci che diventano secchi e che la gente raccoglie per bruciare. Allora uno che legge questa roba dice: caspita, ma guarda te, questa vite che significato ha? Sì, ma qui è un giocare con le parole. Ma allora se accanto a due poveri ragazzi, invece di esserci stata una vigna da dove il mostro aveva preso questo tralcio di vite, non è che se l'era portato da casa, l'aveva trovato lì, ci fosse stato un oliveto e il mostro avesse preso un rametto di olivo e avesse usato quello per quel gesto sciagurato che fece sulla ragazza. Io penso che Bruno un versetto del Vangelo con dentro l'olivo l'avrebbe trovato e se la sarebbe cavata lo stesso. Insomma. Terza parte, la mancanza di immagini sacre sulla scena dei delitti. Ecco quello che il terzo motivo che fa pensare a Bruno che il mostro fosse un fanatico religioso. Le immagini sacre mancanti sulla scena dei delitti. Nel settimo delitto l'assassino rompe la catenina della Rontini per portarne via il crocifisso. Cioè sembrerebbe, secondo Bruno, che in tutti i delitti il mostro avesse portato via le immagini religiose, perché non ne furono trovate mai, dice lui, ma questo non è vero. Per esempio, mi pare che il ragazzo di Scandicci avesse una catena, una croce al collo, ma non credo nemmeno che fosse l'unico. In ogni caso, questa storia che a Vicchio si sarebbe portato via il crocefisso, io francamente non sono riuscito a trovarla. Ho trovato il fatto che la catenina fosse stata spezzata, lo dice Autorino per esempio al processo Pacciani, spezzata nella parte anteriore, ma questo è
ragionevolmente si può pensare che fosse dovuto a tirar su il corpo della ragazza da dentro la macchina, un po' quello che era successo quando nel 68 era stata tirata su la Barbara Locci, secondo me dal marito, che l'aveva messa a sedere e aveva spezzato la catenina che c'aveva al collo. La situazione è sempre quella. Allora, comunque, questa è la spiegazione di questi due aspetti, sono le motivazioni di questi due aspetti, livello culturale e religiosità. Poi, una volta che Bruno ha individuato queste caratteristiche, secondo lui, del mostro, fa tutta un'interpretazione di certi eventi, pensando che fosse il mostro ad aver lanciato dei messaggi attraverso questi eventi. Vediamo quali sono questi eventi. Attenzione, il mostro avrebbe avuto, tramite questi messaggi, avrebbe avuto lo scopo di dare degli indizi agli inquirenti affinché lo potessero catturare, come se fosse stato Dio poi a fare in modo che attraverso questi indizi fosse o no catturato. Secondo Bruno il mostro praticamente agiva così: io do questi indizi, se Dio vuole mi cattureranno, se Dio non vuole non mi cattureranno, ma io smetto lo stesso. Io penso che il ragionamento di Bruno sia stato questo. Ma vediamoli questi 5 indizi, questi 5 messaggi, questi 5 eventi, di cui solo il primo Bruno riconosce che è sicuramente autentico, gli altri 4 probabilmente. Allora, sono questi. Il primo, lettera con frammento di seno di Nadir Muriot, inviata a Silvia Della Monica. Secondo, la cartuccia inesplosa trovata in un parcheggio dell'ospedale di Ponte Ammicceri. Il terzo, le 3 lettere inviate a Vigna, Canessa e Fleury con dentro cartucce inesplose e ritagli di giornale. Il quarto, i guanti in gomma trovati, i guanti più un fazzolettino intriso di sangue e dei peli, trovati a 1 mese dal delitto sulla piazzola di Scopeti. La cartuccia inesplosa, il quinto, trovata vicino alla cassetta postale di San Piero a Sieve, da dove era stata inviata la lettera con il frammento di seno. Va bene, vediamo questi 5 indizi, un po' con i quali il mostro aveva voluto dire qualcosa agli inquirenti. Con il primo, la lettera, ecco, Bruno si focalizza sulla mancanza della B. Cioè, secondo lui, quella B mancante in Repubblica dava indicazioni sul paese di provenienza del mostro, che per lui era Bagno a Ripoli. Allora, Bruno a Bagno a Ripoli c'era già arrivato attraverso un meccanismo di tracciamento di linee sulla carta geografica, unendo paesi, zone interessate ai delitti, che francamente è di difficile interpretazione perché non c'è una cartina annessa in questo documento, per cui io non so cosa Bruno volesse intendere con queste linee tracciate mediane, tanti discorsi del genere. Comunque lui identifica attraverso queste linee 2 zone, Bagno a Ripoli e Ponte a Sieve. Bagno a Ripoli viene privilegiata proprio perché quella B mancante di Repubblica è l'iniziale di Bagno a Ripoli. Un secondo indizio è il destinatario della Monica. Ecco, lui invece di pensare che magari il mostro l'ha inviata alla Della Monica perché conosceva lei, sapeva che era lei che si era interessato delle sue indagini, come tra l'altro traspare da un articolo di giornale poco dopo Baccaiano, che vediamo qui: una donna giudice a caccia dell'omicida. Ecco, io penso che il mostro avesse preso il destinatario della sua lettera da questo articolo, però comunque dice Bruno invece che avrebbe scritto alla Della Monica perché voleva intendere che c'era di mezzo una monaca, una suora, e tale indicazione avrebbe concorso a identificare il luogo dove il mostro poteva essere catturato. Lo vedremo poi quale sarebbe stato questo luogo. Il terzo indizio è il paese dal quale la lettera venne inviata, la buca dove venne impostata, San Piero a Sieve, che ha un suo significato, ma questo lo vedremo meglio quando si parlerà nel quinto indizio della cartuccia trovata sotto questa buca. Adesso andiamo all'enigma numero 2. La cartuccia lasciata nell'ospedale di Ponte Ammicceri e trovata il martedì mattina, che è il giorno dopo la scoperta dei cadaveri a Scopeti.
Dice Bruno, trovata nel parcheggio per handicappati vicino alla cappella mortuaria. Attenzione, parcheggio, handicappati e cappella mortuaria sono 3 elementi che poi gli servono. E infatti Bruno cosa dice? Secondo il mostro avrebbe qualcosa a che vedere con un ambiente clinico di persone non autosufficienti e handicappati e forse anziane, vicino alla morte, la cappella mortuaria, ma non di quell'ospedale. Parcheggio auto, cioè il parcheggio gli fa pensare che il posto non sia quell'ospedale ma sia fuori, perché ci sono le auto che escono dal parcheggio, ma questi ragionamenti sono veramente assurdi. Arriviamo all'enigma numero 3, le 3 lettere ai magistrati. Allora, su queste 3 lettere ai magistrati se ne sono dette ultimamente tante. Io non voglio entrare nel merito di questo elemento. Secondo me sono le 3 lettere che col mostro non c'entrano nulla, per tanti motivi che non vale la pena adesso di star qui a discutere. Lo faremo magari in un altro momento. Quello che in questo enigma numero 3 è importante per quanto riguarda l'argomento di stasera è che Bruno ci fa sopra un ragionamento contortissimo che io francamente non è che ho ben capito e con il quale mi dispiace per voi, ma vi torturerò perché lo leggo. Ne leggo una parte. Il messaggio si basa su 2 diverse simbolizzazioni. La prima è oggettiva, ovvero sia l'invio a 3 figure maschili, pertanto paterne, del simbolo stesso della sua potenza, il proiettile fallo, avvolto in un dito di guanto tagliato che esprime al tempo stesso la valenza di autocastrazione del mostro, che decide di rinunciare alle proprie azioni delittuose. Da un punto di vista semantico e linguistico vanno poi considerati i ritagli di giornale, i quali contengono precise e inequivocabili informazioni. Innanzitutto enunciano che il mostro, inviando queste lettere, ha commesso un altro errore. Ma nella riga successiva, qui vediamo l'articolo, altro errore del mostro, la notte del delitto, tutte le strade erano controllate. Allora, nella riga successiva si invita a controllare tutte le strade percorse la notte del delitto. Tale segnalazione si riceve dalla interpretazione del messaggio criptico contenuto nella parola casellante. Casellante. Allora, qui vediamo quel casellante. Nel documento di Bruno c'è questa immagine che si presume che sia quella della fotocopia che era allegata alle lettere inviate ai magistrati, dove si vede che la E casellan e la N viene divisa in 2. E qui Bruno ci fa tutto un ragionamento. Sentiamo qual è. Il messaggio criptico contenuto nella parola casellante. Il mostro ama i messaggi criptici, spesso valorizzando non ciò che è contenuto nella formula, ma ciò che ad essa manca. Anche in questo caso ci sembra che il mostro abbia volutamente spezzato la parola casellante, dividendo a metà la N che coniuga la parola casella con suffisso te. Qui è incredibile. In altri termini, ciò che il mostro vuole dire è attenzione alla casella, cappella, casella postale. Bisogna ricordare che il mostro insiste molto nella indicazione della casella di San Piero a Sieve, dove l'11 ottobre lascerà persino l'ultimo proiettile. Attenzione a te. Allora, casella è casellan, la parte di casella. Poi c'è il te, che invece significa Teresa, Santa Teresa. Attenzione a te, Teresa, Santa Teresa. Anche questa indicazione ricorre sovente. Cioè, è incredibile. Casellante, casella, casella postale. Te, Santa Teresa. Infine, attraverso il frazionamento della lettera N, il mostro, a cui non può sfuggire la simbologia profonda delle lettere dell'alfabeto, vuole allo stesso tempo impedire la nascita del bambino, contenuto nel ventre della madre. Tale è il significato profondo della N, e contemporaneamente impedire l'intenzione capace di condurre fino al crimine, altro significato profondo della N. Ma mi fermerei qui. Mi sembra insomma che qui l'unico indizio che si può desumere è il fatto di c'è di mezzo questa cappella, una cappella, e forse anche Santa Teresa. Enigma numero 4. I guanti da chirurgo e il fazzolettino intriso di sangue che venne trovato a Scopeti ai primi di ottobre, mi sembra. Questi reperti che sarebbero stati presi in esame e valorizzati anche da Giuttari molti anni dopo.
Allora, secondo il Bruno, sarebbe stato il mostro a lasciare questi guanti e questo fazzolettino per dare degli indizi agli inquirenti su come catturarlo. E dice Bruno che la misura dei guanti, misura numero 7, corrisponderebbe a quella di un mostro robusto e alto, cioè con le mani grandi. E qui Bruno si sbaglia, perché la misura numero 7, io ho verificato, lo dice Giuttari nel libro, nel mostro, ma io ho anche verificato, è una misura piccola, che va bene per mani piccole. Va bene, vediamo all'enigma numero 5, la cartuccia trovata sotto la buca di San Piero Assieve, dove il mostro imbucò la lettera, l'11 ottobre 85. Allora, quella cartuccia inesplosa, io penso che fosse opera di un mitomane, cioè un mitomane che aveva assistito al can-can da 10 giorni della cartuccia nell'ospedale, il cui ritrovamento era stato tenuto segreto per un mese, poi era uscito a fine settembre, era uscito il discorso della lettera, anche quello era stato tenuto segreto, e sui giornali ci fu il can-can. Io penso che il solito imbecille che leggendo i giornali si era messo in testa di avere il suo momento di gloria, chiamiamolo così, e aveva messo lì questa cartuccia. Ma allora, dice Bruno, al di là di quanto già detto sul possibile significato semantico e topografico di San Piero Assieve, che indica prepotentemente il paese di Bagno a Ripoli. Allora, qui si comincia a vedere che lui dice che il San Piero Assieve indica prepotentemente il paese di Bagno a Ripoli, ma vediamo perché. Lo indica perché, eccolo qua, San Piero Assieve e Bagno a Ripoli praticamente sono sulla stessa direttrice nord-sud, sullo stesso meridiano, esattamente lì, e secondo Bruno questo mette in rapporto i due paesi. Rileggo, al di là di quanto già detto sul possibile significato semantico e topografico di San Piero Assieve, che indica prepotentemente il paese di Bagno a Ripoli, è utile notare che nel centro di San Piero Assieve, a pochi metri dalla casella postale, si trovano un importante pieve di San Pietro, con statua del santo con le chiavi, una piccola cappella votiva del XII secolo, su cui spicca una lapide intitolata al pio benefattore locale Facibeni, medico condotto morto nel 61, e una sede della Misericordia. Una pieve analoga si trova all'ingresso di Bagno a Ripoli. Vediamo qual è il messaggio finale. Si può pensare che l'assassino abbia voluto fornire la seguente indicazione: cercare in un luogo clinico per non autosufficienti e per anziani intitolato ad una monaca o ad una santa suora a Bagno a Ripoli o a Pontassieve. Intendo fermarmi e vi invio gli elementi per identificarmi. E qui continua Bruno, in effetti a Bagno a Ripoli esistono ben 2 cliniche di estremo interesse, una è intitolata a Santa Monica e l'altra intitolata a Santa Teresa, entrambe per anziani non autosufficienti. Villa Teresa è anche dotata di una cappella del 600. Insomma, se non è Monica e Teresa. A Pontassieve esiste un'importante sede della Misericordia, trasporto in ambulanza. Se non è Bagno a Ripoli è Pontassieve. Se non è la cappella è la sede della Misericordia. Ma prima di chiudere l'argomento di questa identificazione del mostro, vi leggo un articolo, uno straccio di un articolo uscito sul Tirreno del 24 ottobre 2001, dove c'è un'intervista a Bruno. Siamo lì, 24 ottobre 2001, sono quei giorni lì di esaltazione esoterica. 15 anni fa un uomo, una donna e un bambino, barbe finte, collaboratori dell'allora funzionario del servizio civile, che intende Bruno, entrarono con una scusa in questa casa di cura, in provincia di Firenze, una villa per malati mentali, e incontrarono un uomo. Cioè questi 3 personaggi, un uomo, una donna e un bambino, sembrano persone, diciamo, di riferimento per Francesco Bruno. Quell'uomo che incontrarono era la persona alla quale ero arrivato, continua lo psichiatra Bruno, dopo accertamenti e anche un sopralluogo. Era stravagante. In che senso? Domanda il giornalista. Aveva lo studio pieno di quadri, tutti raffiguranti dei Pierrot, 10 immagini della stessa maschera. Aveva inviato in questa villa Aurelio Mattei? Domanda il giornalista. No, Mattei non c'entra nulla. Ha un significato particolare il Pierrot, secondo lei? È una maschera tragica, rappresenta la frustrazione sessuale.
un po' poco per collegare quella persona a 16 delitti, dice il giornalista. Non c'erano solo stranezze, c'era anche un elemento oggettivo che però non le posso dire. E che fine ha fatto adesso il direttore della villa? Mi risulta sia sparito dalla circolazione. Vabbè, non faccio nessun commento. Allora, siamo arrivati quasi in chiusura. Prima di chiudere questo video, parliamo un attimo del destino di questi dossier, di come si arenarono prima di arrivare, invece di arrivare agli inquirenti. Allora, il 15 ottobre 2001 Giuttari andò a cercare questi dossier nella sede fiorentina del SISDE, dove si presumeva che avessero fatto tappa, cioè i dossier erano nati a Roma, si presume che poi da Roma li avessero mandati a Firenze e da Firenze poi fossero andati agli inquirenti, invece a Firenze si fermarono. Allora, non trovò il primo dei dossier, quello della Magia Nera di Bruno, e questo è comprensibile perché Bruno aveva detto che quel dossier non lo aveva consegnato agli uomini del SISDE, lo aveva tenuto nel cassetto e non si vede perché avrebbe dovuto mentire. Trovò invece il secondo e in quell'occasione trovò anche il dossier di Teresa Lucchesi. Diciamo lì, tra le carte del SISDE, capì che il SISDE si era interessato più volte alla vicenda del mostro, non soltanto con questi due dossier. Se ne era interessato organizzando delle coppiette che dovevano fare da civetta per catturare il mostro, che però evidentemente non ebbero nessun risultato. E poi trovò diverse informative relative agli anni 86-87 con le quali il SISDE indicava dei nomi, dava dei nomi, però non sembra che questi nomi poi fossero stati comunicati agli inquirenti. In ogni caso, queste informazioni sono contenute nella nota di Giuttari del 3 dicembre 2001, che è in rete, si può leggere. Se uno vuole andare a vedere i nomi reali, li guarda lì. Io qui dirò soltanto il nome seguito dall'iniziale del cognome e il tipo di sospetto che c'era dietro. Vediamo. Le informative erano 4. Nella prima c'era indicato un certo Giancarlo A come probabile autore. In un'altra era indicato Luigi C, che era stato riconosciuto in un identikit del mostro da un certo Alfredo F. C'era poi nella terza informativa Giovanni G, indicato come possibile mostro, e nella quarta c'era Patrizio C, oggetto di sospetti. Allora, cosa si può dire di tutta questa attività del SISDE relativamente al mostro di Firenze? Un'attività inutile, cioè anche questi nomi che erano usciti erano oggetto di qualche telefonata anonima, non so io. Io penso che tutta questa attività del SISDE relativa al mostro di Firenze fosse stata un'attività assolutamente inutile. Bisogna tener conto che il SISDE spendeva i soldi come voleva, cioè non c'era controllo. E li spendeva tante volte, li spendeva male. Ci furono anche degli scandali, il più grosso fu quello dei fondi neri a primi anni 90. Io mi immagino, insomma sì, ci saranno stati anche questi utilizzi dei soldi per chissà che cosa, però molto probabilmente era più banalmente, diciamo, tanti soldi sparivano perché venivano impiegati per delle cose inutili, siccome non c'era controllo. Si faceva presto, uno che diceva c'è un informatore che sa chi è il mostro di Firenze, però vuole, che ne so, 500.000 lire e gli dai 500.000 lire e quello ti dice un nome qualsiasi. Insomma, io penso che le cose erano queste, si dovevano spendere dei soldi, si spendevano anche in attività inutili come queste relative al mostro di Firenze, chissà quante altre ce ne saranno state relative a tanti altri argomenti. Non dico che, allora, il discorso di Bruno, questo non vuol dire che il suo studio fosse uno studio fatto per guadagnare dei soldi, cioè Bruno era uno studioso serio, poi il risultato, vabbè, è quello che è. Questo non vuol dire però che il suo non fosse stato uno studio serio, è un discorso generale in cui insomma c'era questo flusso di denaro che arrivava al SISDE e il SISDE lo spendeva senza andare troppo per il sottile. Io penso che le cose stessero più o meno così. Alla fine poi perché i due dossier, quello di Bruno e quello della Teresa Lucchesi, rimasero nel cassetto del SISDE di Firenze? Io penso che i funzionari del SISDE gli dettero un'occhiata e si resero conto che valevano poco questi due dossier, insomma, e forse non se la sentì di
di proporlo agli inquirenti fiorentini, che io ricordo in quel periodo avevano commissionato la perizia a Francesco De Fazio, che era uno studio di ben altro livello. Direi che siamo arrivati in fondo al video e ci vedremo al prossimo. Vi saluto.